Ciao a tutti amici, oggi sono qui con il Nord Piano 5, è uscito da tanto tempo ma io non ero ancora arrivato a provarlo. Vabbè, io ho avuto il Nord Piano 3, ho avuto occasione di provare il Nord Piano 4 e insomma, bene o male, io ho suonato i pianoforti che tutti conoscete, nel senso che, voglio dire, Nord da questo punto di vista è molto, come dire, frequentata, no? Quindi tutti bene o male conoscono il risultato che hanno questi suoni e l'effettiva capacità in ambito live di questi strumenti di farsi sentire. Allora, qui abbiamo la sezione piano e la sezione sample synth, dove ci sono, diciamo, i samples, ci sono delle opportunità di editing abbastanza interessanti, nel senso che nel momento in cui noi vogliamo unire un suono, che poi possiamo pilotare con qualsiasi controllo, come si sa del resto, possiamo scegliere fra varie categorie. Nel caso degli archi, scegliere quelli che più ci aggradano. Abbiamo la dinamica, possiamo scegliere il livello di dinamica, possiamo scegliere mi sta venendo come Berlusconi, possiamo scegliere allora soft, bright e normale, diciamo. Possiamo scegliere la dinamica, quindi possiamo scegliere l'attacco, abbiamo separati l'attacco a sé stante e poi abbiamo un decay release che ci permette di giocare, diciamo, un po' con il decadimento subito dopo l'attacco e la release. Abbiamo anche altre categorie, ora levo il forte. Possiamo anche dei bassi synth. Sono belli, sono tutti molto c'è un unisono, quindi abbiamo le altre categorie, synth classici. Vibrato. Abbiamo delle buone opportunità, poi abbiamo la possibilità di creare degli split e oltretutto ne abbiamo due, quindi noi possiamo unire questi strings, per esempio, sui quali possiamo lavorare e poi unirli tra di loro e poi unirli al pianoforte. Quindi a sua volta possiamo fare la stessa cosa con il pianoforte, possiamo unire il pianoforte per esempio a un digitale, tenerlo un po' più giù, qui abbassare i pad, unirle al pianoforte stavo aggiustando la dinamica. Insomma, le possibilità sono ampie. Poi c'è tutta la questione degli effetti. Adesso noi abbiamo praticamente, se vogliamo vedere tutto, partendo dal pianoforte, vediamo che su questo piano digitale ci sia per esempio un leggero delay. Possiamo scegliere di mettere il delay esclusivamente su quello.
Sul piano non c'è. E poi unire anche solo una parte, tipo questo synth, per esempio, a questo synth vogliamo mettere un flanger, per dire. Esatto, se lo sentiamo da solo. Flanger sul synth, lo uniamo al pad, vogliamo metterlo anche sul pad. Abbiamo due modulazioni, l'amplificatore, l'equalizzatore, che ora chiaramente possiamo anche qui assegnare solamente a quello che ci interessa, quindi pianoforte. Vogliamo dare al pianoforte un po' di carattere in più in alto e in basso, per dire. Levo il delay. Si può scegliere sempre se usare o non usare il pedale, averlo su alcuni suoni, altri no, quindi allungare la release di un pad per farlo andare via. Tutte queste cose si possono fare, decidere quanta dinamica assegnare ai synth, tutto il resto. Quindi è tutto estremamente, davvero estremamente potente, nel senso che si possono fare tante cose. Ora, per esempio, tolgo gli effetti a tutto, volevo comunque continuare a farvi ascoltare. Adesso rimetto queste sono le funzioni più importanti, nel senso che sono tutte le cose che si possono fare e che ci sono nel Nord Piano 5. Quelli precedenti avevano cose in meno, questi ne hanno in più. Questo è fondamentalmente il sistema di Nord da sempre. Piano piano aggiunge memoria, aggiunge possibilità e tutto il resto. Qui adesso come stage piano siamo veramente in una situazione dove così pronti via uno si trova a decidere per ogni cosa che fa dove assegnarla in modo abbastanza veloce, come avete visto, cioè nel senso che ho fatto tutto velocemente, senza grossi problemi, e questo perché diciamo è una cosa che Nord fa da sempre, no? Questa di metterci nella condizione di fare tutto così a mano, senza entrare in menu e compagnia. Questa cosa qua è una forza, no? Che hanno loro. Dall'altra parte, giustamente, come
qualsiasi azienda farebbe, lentamente danno ogni volta qualcosa in più. Come dire, che cosa, cioè, la domanda è sempre, ma mi conviene? Dipende da cosa bisogna farci. Qui ci sono più possibilità. Forse, ecco, l'unica cosa che devo dire mi ha così. Il tasto, allora, cosa talmente personale che io sinceramente non so. Ho suonato tanto il 3 dal vivo col White Grand, piano 2 e X con il Grand, che mi piaceva tanto. Ora, senza entrare nei modelli di Fatar, che poi fondamentalmente sono sempre quelli per l'HP, per la stage, anche se ogni volta è un po' diversa la resa per via, come si è detto, di mille cose che riguardano poi la struttura, e come ogni anno è un po' diverso, insomma. È molto complicato e io non ci ho ancora capito del tutto. Cioè, ho capito che se una piace, la speranza è che rimanga tale, rimanga piacevole da suonare per tutto il tempo che si può, prima che cominci a diventare scricchiolante. Devo dire che quelle della North Stage, che poi sono delle TP40, hanno una durevolezza, come si dice, non lo so, insomma, durano nel tempo, sono molto affidabili per tanti anni. Questa qui non so cosa sia, adesso è molto piacevole da suonare, è dinamica e questa mi sembra una TP40, credo. Mi sembra quella della stage. Mi sembra un'ottima idea metterci quella della stage, visto che pianoforti chiaramente abbiamo tutti i modelli classici. Questo è il White con cui ho iniziato a suonare prima, e poi vabbè ci sono tutti i pianoforti, gli upright. Questo è Bambino. Insomma, in registrazione per farci delle cose particolari. È anche molto efficace live. Conosciamo, poi qui basta un po' di equalizzazione, lo si fa diventare un po' quello che si vuole. Io di solito tiro su un po' tutto diversamente, nel senso, scelgo una frequenza che sento mancare. Poi ce ne sono tanti anche qui. Sono belli, sono tutti molto belli da suonare. Poi ci sono i piani elettrici, ma questo è tutto materiale che conoscete molto bene. Ora levo l'equalizzazione. P1, tutti, ci sono tutti. Nefertiti. I Wurli. I suoni sono quelli, no? Sono gli stessi che ci sono ormai da un po' di tempo, a parte quelli appena, diciamo, più freschi come il White Grand, ma è uscito quando era uscito il North Grand. Questi sono tutti belli, poi quando si lavora con gli effetti su questi qua si riesce a trovare sempre
cosa di Nord che è forte è il fatto che se io voglio fare una cosa, la cosa che funziona è questa, no? Voglio in un secondo faccio queste cose. Vengono subito queste cose qua, adesso sembrava cosa, Tony Banks, ma non c'entrava niente. Era la cosa che mi è venuta in mente perché ho iniziato a fare così. Ho sentito quel sit, mi è venuto, ma non era nessun pezzo. Non so come dire, tutte queste cose sono veloci da fare, intuitive e tutto il resto. E poi c'è il fatto che se uno sta cercando un piano che faccia il piano e basta, fondamentalmente ha a disposizione tutta la paletta, come si usa a dire, no? Nord, dei pianoforti, dei piani elettrici e tutto il resto, che comunque già di per sé è una grande risorsa. Io l'ho usato per tanto tempo, adesso poi ho cambiato strada, ma voglio dire, si sa, con gli strumenti funziona così, no? Si sposa un suono per un po' di tempo, poi ci si allontana, poi si ritorna, ma non so come dire, le scelte sono personali e dipendono da tantissime cose. Quello che posso dire è che questa tastiera, secondo me, invita all'acquisto. Perché calibrata bene, molto piacevole. Molto piacevole, sì, sì. È bello, un bel piano. Assolutamente lo consiglio a chi ama Nord, chi non ama Nord, nel senso che funziona molto bene, suona molto bene, non ci sono problemi di nessun tipo, si possono fare le cose velocemente. Ha il suo suono, che è quello Nord, ripeto, c'è chi lo odia, chi lo ama e ognuno poi la vede a modo suo. Fatto sta che è come dire, inequivocabilmente efficace. Dal vivo si sente, si fa sentire. Poi devo dire la verità, io mi sono fatto un'idea ben chiara dopo tanti anni di utilizzo e ho capito che fondamentalmente forse avevo bisogno di un altro tipo di sound, ma questo mi è successo dopo tanto tempo che lo usavo, perché alla fine gira che ti rigira, per fare un po' di tutto e andare a suonare, ad avere a disposizione tutto quello che si cerca, Nord fa la Nord Stage e quella è così, ce l'hai per lavorare, ce l'hai in studio per fare le cose. Poi dopo, negli anni, capisci che magari non è detto che quel tipo di sound che esce solo da una macchina sia quello che stai cercando e cambi strada, però anche qui, voglio dire, tutte queste opportunità pronti via così non è facile trovare.
questo tipo di efficacia, di qualità e tutto il resto. La tastiera è bella, lo strumento è bello, quindi non lo so, le conclusioni sono che è un bellissimo piano come al solito, bisogna capire fino a che punto amiate o odiate questo marchio, no? Che insomma divide come tutti gli altri e quindi io vi dico che è un bel pianoforte, si suona molto volentieri. Adesso poi magari, visto che c'è qui anche Vivo, poi faremo anche una comparazione fra questi due che poi vi farò ascoltare in un altro video. Io vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, che faccio, iscrivetevi al canale. Andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate le categorie per ogni tipo di tastiera, dove potete scegliere tra varie categorie, stage piano, workstation, organi e tutto il resto. E lì ci sono anche tutte le mie cose, le mie canzoni, i miei libri e tutto il resto. Se vi interessa andate a dare un'occhiata. E niente, iscrivetevi e soprattutto commentate nel bene e nel male quello che pensate di quello che avete ascoltato. E ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao.